Allora, abbiamo appena concluso la prima parte con la formula pentacolare, come si usa, come si fa, introducendo anche i primi mantra Emao e Uketamo, e adesso continuiamo con i mantra che uso durante la giornata, che uso ripetutamente durante la giornata fino a questo momento, ma di mantra ce ne sono tantissimi, tant'è che la mia maestra di yoga sciamanico Selene Calloni Williams ha fatto proprio un libro chiamato Un minuto al giorno, meditazioni quotidiane, One Minute Immersion, proprio per condensare tutto ciò che ha imparato in oltre 40 anni della sua esperienza. Quindi da questo libro io ho tratto i mantra e le formule psichiche che vi illustrerò oggi. Come le uso io? Ripeto, ci sono 365 mantra e formule psichiche nel libro. Io vi dico quello che uso sempre fino adesso e poi pian piano vi illustrerò tutti quelli che uso, le condizioni in cui le uso e vi passo tutta la mia testimonianza e la mia esperienza. A cosa servono quindi questi mantra, le formule psichiche? Ci servono a ricondurci alla condizione naturale, all'essenza vera delle cose, che compenetra il visibile, dove il visibile e l'invisibile si compenetrano. Come ci insegnano tutte le grandi tradizioni sciamaniche e esoteriche dell'esistenza, ma soprattutto le filosofie orientali a matrice tantrico-sciamanica, come per esempio il buddismo esoterico, il sufismo islamico, no? Allora, tutta l'esistenza è un immenso sogno. Ve lo dico sempre, tutto è sogno, apparizione, una grande imago, una grande immagine. C'è una sorta di immagine olografica di tutto ciò che esiste. Questa immagine, questa grande imago dell'anima, la mente umana non la può abbracciare contemporaneamente nella sua totalità. E quindi che fa? Quindi la filtra poco a poco e crea la percezione della successione temporale degli eventi. Il prima, il dopo, è successo prima, è successo dopo. Non è successo né prima né dopo, tutto accade adesso. È tutto eterno presente, perché ripetiamo, la grande imago, cioè la grande immagine dell'anima che è un sogno, la mente umana che è piccolina, non la può comprendere e quindi non può abbracciarla nella sua totalità e la filtra poco a poco, creando la percezione della successione temporale degli eventi. Ma nella nostra vita non c'è nulla di reale, di oggettivo, di sostanziale. Come ci insegnano i buddisti, tutto è vacuità. O per la fisica quantistica è vuoto, ce lo insegna anche la fisica quantistica questo. Cosa che i buddisti chiamano illusione della coscienza, citta maya, va bene? E quindi i mantra cosa fanno? Veicolano delle informazioni che ti fanno riappropriare della parte perduta, non conosciuta, dell'invisibile. I mantra sono degli strumenti potentissimi e dei mantra l'importante è il suono, non tanto come si scrive, perché è nel suono che viene veicolato il messaggio alle cellule. È nella frequenza del suono che ci sono significati profondi e sono ben più profondi del significato che la nostra mente razionale può attribuire. Mi spiego? Quindi utilizzare il mantra serve proprio a risvegliare quelle antiche memorie che sono nel campo morfico, o per meglio conosciute da noi esoteristi, la kasha. Quindi tali memorie ti permettono di ampliare lo stato di coscienza, risvegliando in te quei poteri psichici che la maggior parte sono dimenticati all'uomo comune. E da tale risveglio ha origine la vera conoscenza, laddove il visibile e l'invisibile si compenetrano, donando una visione ampliata della vastità del reale. Perché è potente il mantra? Perché è ripetuto sin dal tempo delle origini dai grandi maestri e quindi è stato caricato di un certo significato,
che anche se noi con la mente razionale possiamo attribuire un certo significato, non sarà mai il significato vero e complessivo, perché la mente razionale non può accedere alla vastità del reale, della grande imago, mi spiego? E quindi il suono di quel mantra attiva in te poteri che tu nemmeno immagini. Grazie al mantra, quindi, noi risvegliamo quei poteri dimenticati che ci conducono istantaneamente fuori dalla mente razionale e ci danno delle capacità che non avremmo mai riconosciuto altrimenti. Cioè, quando fai il mantra ti sposti subito. Quindi pronunciare ripetutamente i mantra, come anche le formule psichiche, attiva in noi quello che il grande maestro Sri Aurobindo chiamava potere automatico. E il potere automatico si attiva con la ripetizione e avviene quando il messaggio del mantra viene veicolato totalmente a tutte le cellule che iniziano a manifestare la realtà contenuta nel mantra ripetuto. Ok? Allora, i mantra, adesso vi dirò dei mantra che già conoscete e degli altri invece di cui ancora non vi ho parlato, ma ne approfitto in questo podcast per dirveli e per dire come li uso io. Allora, vi dirò adesso quello che nel libro Un minuto al giorno viene definito come la terra del piacere. La terra del piacere. Sono racchiusi i mantra che vi dirò adesso, di cui, ripeto, non sono tutti quelli che vi dirò adesso che potete trovare nel libro Un minuto al giorno. Sono quelli che io uso ripetutamente, sempre e costantemente, va bene? Ripetendo di nuovo, come vi ho detto anche nell'altro podcast, che vi posso portare solo dove sono arrivata io, va bene? E pian piano vi dirò tutto quello che apprenderò. Allora, il primo mantra che già conoscete bene, di cui vi ho parlato nel podcast Magia Pratica 3, è il mantra Amaterasu o Omikami. Ed è Amaterasu è la dea del sole per lo shintoismo giapponese, va bene? E quindi è un mantra del piacere, perché è il mantra del piacere quando ti fermi a contemplare la bellezza in natura, la bellezza di uno scorcio naturale, la bellezza di un fiore, la bellezza di un albero, la bellezza. Quando per esempio nel podcast Magia Pratica 3 vi ho fatto l'esempio di quando vado a correre nel mio bosco e vedo c'è uno scorcio in particolare pazzesco che mi sorprende sempre, no? Perché più lo guardo più mi nutre. Che cosa vuol dire quella cosa? Significa che il mio amante mistico, il mio sposo celeste, spirito guida o angelo custode, chiamiamolo come vogliamo, ha fatto un patto con quello scorcio. È un patto di nutrimento della bellezza. E quindi quando tu dici Amaterasu o Omikami, quando in natura vedi qualcosa di pazzesco, significa di dire alla bellezza: vieni con me, stai con me. Oppure portami con te, bellezza, portami con te. È più o meno la stessa cosa, tu devi sempre sentire se vuoi dire portami con te oppure vieni con me. È sempre la stessa cosa, nel senso che la bellezza ti compenetra, va bene? E siamo nella terra del piacere con questi mantra, quindi di conseguenza, siccome il piacere è fondamentale all'interno della nostra quotidianità, provare piacere è fondamentale. Perché è fondamentale provare piacere? Perché altrimenti perdi il senso del sacro, perdi il senso della vita stessa. E come diceva Naropa, guardati, o re, dal crollo del piacere, perché da quello ha origine l'azione nefasta che ti imprigiona nella ruota del samsara. Che cosa vuol dire? Guardiamoci bene dal crollo del piacere quotidiano, perché da lì la mente razionale ti acchiappa subito e ti fa credere che tutto ciò che vedi nella realtà sono immagini reali. La ruota del samsara sono le illusioni della coscienza, le illusioni del fatto che la realtà è reale. Ma abbiamo appena detto che nulla è reale, sostanziale. E quindi tu devi provare piacere dalle piccole cose. Questo ve ne ho parlato tanto
nell'ipnosi guidata che abbiamo fatto del mantra, e qui introduciamo l'altro mantra, Sabbe Satta Sukhi Hontu. È il mantra che viene utilizzato dai monaci buddisti Theravada che lo usano per pacificare i cosiddetti Bhuta. I Bhuta sono degli spiriti perturbati nelle stanze o spiriti perturbati nei luoghi, che tradizionalmente si traduce con possano tutti gli esseri essere felici, va bene? E quindi quando tu pronunci questo mantra aiuti questi Bhuta, questi spiriti perturbati a pacificarsi, a rasserenarli e consentire loro di attraversare la grande soglia, perché questi spiriti spesso sono incastrati nel mondo duale, non riescono a uscire perché hanno varie vicissitudini, no? Perturbati appunto, sono rimasti lì. E quindi io lo faccio sempre appena entro in ogni stanza che non conosco, anche prima di addormentarmi nella mia stanza lo dico Sabbe Satta Sukhi Hontu, lo dico quando incontro le persone, non lo dico ad alta voce, guardando la persona dico Sabbe Satta Sukhi Hontu, possano tutti gli esseri essere felici. Nell'ipnosi guidata che vi ho messo sul canale, vi ho trascritto il mantra scrivendo Sabbe Satta così come lo sentite, invece Sukhi ve l'ho messo senza l'H. Perché? Perché io per anni ho sempre creduto che fosse senza l'H. Però funzionava sempre, tant'è che poi mi feci una ricerca, questo ve l'ho raccontato anche, e ho visto quanto in Giappone la parola Sukhi era amorevole, si dava anche come nominativo ai figli Sukhi, e quindi vi ho messo anche lì la spiegazione, comunque non voglio ripetermi, però il senso qual era? È l'intenzione di sapere che stavo dando amore a quella persona, a quello spirito, ha determinato il risultato. E poi, come vi dico sempre, è il suono, l'azione potente del mantra, non tanto come si scrive. È il suono che dà quel significato lì. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Quindi questo lo uso, ripeto, quando parlo con le persone, quando entro nelle stanze. È un mantra che viene utilizzato anche per pacificare gli spiriti di una determinata stanza. Vi ho detto già un'altra volta di mettere per iscritto su dei fogliettini ai 4 angoli della stanza il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu. Mettete ai 4 angoli della stanza questi fogliettini piccolini, ha scritto piccolo piccolo, va benissimo, e potete tenerli fino a quando non sentite che l'energia è cambiata, poi potete anche toglierli, va bene? Quindi questo è l'altro mantra, ok? Poi ritorniamo nella terra del piacere con il mantra Dum dum rai ai dum dum rai ai dum dum rai ai dum dum. Ok, questo è l'altro mantra bellissimo che fa parte della terra del piacere. Ricordiamo che il piacere non è il risultato dell'assenza di dolore, ma è quella cosa che provi quando liberi i sensi dai filtri della mente razionale, che ti fa giudicare un'esperienza come dolore. Mi spiego? E quindi tu guidi l'esperienza al di là delle categorie mentali. Cioè, paradossalmente, io provo piacere anche quando ho un dolore. E questo perché non lo giudico più. Il problema è il giudizio che diamo alle cose. Noi non stiamo male per un evento, ma stiamo male per il giudizio che diamo a quell'evento. Perché ciò che ci fa ammalare o ci fa male non è l'evento, che è un ente, entità, spirito, ma il nostro giudizio sull'evento. È quello che ci fa ammalare o ci fa male, non l'evento. Quindi, per ritornare a questo mantra, il piacere non è il risultato dell'assenza di dolore, ma è ciò che provi quando liberi i sensi dai filtri della mente. E quindi
Questo lo puoi fare con i mantra, che sono meditazione. La meditazione è un'attenzione cosciente, è yoga, che significa attenzione. Non è come noi abbiamo un'idea sbagliata della meditazione, soprattutto noi occidentali che abbiamo l'iperrazionalismo. Per gli orientali non è così, non è difficile ovviamente, però dobbiamo assorbire dalle culture primitive che hanno la verità in mano per liberarci dalle catene mentali e permanere nella gioia. E tant'è che la nostra mente, quando un'esperienza è molto forte, va bene, quando è molto forte un'esperienza e la nostra mente non la può controllare, quindi si allontana dai suoi parametri di prevedibilità e controllabilità e misurabilità, quindi non la può controllare, che cosa fa la mente? Giudica l'esperienza negativamente, dolore, rabbia, frustrazione, perché sono emozioni molto forti, non sono negative o sbagliate, sono molto forti. E quindi giudicandole negativamente queste emozioni che sono molto forti, noi ne diventiamo vittime. Ma noi non siamo vittime dell'esperienza, noi siamo vittime della nostra stessa mente che mette il giudizio all'esperienza. Il karma, infatti, vi dico sempre, non ha a che fare tanto con ciò che ti accade, ciò che ti capita, ma come ti approcci a ciò che ti accade. E se viviamo ciò che ci accade attraverso i filtri della mente, allora ci ritroviamo in un karma pesante e negativo, perché la negatività è portata in essere dalla mente stessa. Ok? Quindi questo mantra bellissimo, dum dum rai ai dum dum rai ai dum dum, è proprio il piacere. Io lo pronuncio quando a un certo punto voglio vivere nel piacere, qualsiasi cosa accade, qualsiasi cosa mi possa accadere, e chiedo al mio maestro interiore, al mio amante mistico, al mio sposo celeste, al mio spirito guida, di darmi la forza della creatività, così che io possa vivere nel piacere. Quindi è il mantra che ti permette di essere in unione erotica, che significa procreativa, creazione di eventi del piacere, creazione di eventi che hanno origine dall'ispirazione, dalla bellezza. Quindi ti permette di essere in unione erotica con il divino e di fare cose creative. Mi spiego? Per esempio, sto iniziando a pensare troppo e a un certo punto voglio portarmi nella terra del piacere. E quindi inizio a ballarlo, a cantarlo, dum dum rai ai dum dum. Questo potete dirlo in modo così come lo sto dicendo io adesso, oppure provare a fare l'inspirazione e l'espirazione pronunciando il mantra. Adesso qua non riesco a farvi vedere come, ma vediamo se ci riesco, Tu, tu, rai, ai, 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 tu, rai, ai. Non so se si è sentito, però il primo dum lo dico in ispirazione, e l'altro dum rai lo dico in espirazione, Vedete se vi riesce, altrimenti va bene lo stesso che dite dum dum, rai ai dum dum. Io generalmente inizio facendolo un minutino con questa tecnica, inspiro il primo dum e il secondo dum rai lo dico con l'espirazione, però non fa niente, va bene che lo dite dum dum, rai ai dum dum, ok? Ok. Poi c'è un altro mantra nuovo che vi introduco oggi, che è il mantra numero 330, che è questo: Indra Ya Nama, Indra Ya Nama, Indra Ya Nama. Allora, Indra è il dio della magia nell'antica mitologia vedica. Invocare Indra significa stare sempre nella terra del piacere, cioè traghettare quello che stai vivendo come un'esperienza magica, va bene? Quindi traghettare tutto quello che stai vivendo come un'esperienza magica, e questo ti permette di non essere più vittima dell'esperienza.
anche se è un'esperienza che la mente giudica negativa, quindi traghettarla come un'esperienza magica, invocare Indra, perché tutto ciò con il quale entri in relazione durante il giorno è divino, lo sappiamo bene, no? È tutto prodotto dal divino, quindi tutto ciò con il quale entri in relazione durante il giorno è divino. Quindi tu non sei costretta a subire quello che ti arriva, quello che ti accade come vittima, perché tutto ciò che ti accade può essere, se tu fai il mantra e hai consapevolezza, può essere fonte di arricchimento, di gioia, di piacere ed elevazione. Quindi evocare il dio Indra ci permette di raggiungere la meta. Qual è la tua meta? Che tutto in te sia gioia. Questa è la tua meta. Quindi sappiamo che tutto ciò che ci accade è divino. Nelle tradizioni sciamaniche diremmo tutta l'esistenza è il Dharmakaya. Cioè, che cos'è il Dharmakaya? È il corpo degli insegnamenti del Buddha. Tutto ciò con cui veniamo a contatto è il divino, sono già il corpo degli insegnamenti del Buddha. E quindi, come ti stavo dicendo prima con l'altro mantra, quando un'esperienza è più forte, l'esperienza è forte e la mente non la può controllare, la giudica negativamente e ne diventi vittima. Ma ripeto, non siamo vittime dell'esperienza, siamo vittime della nostra stessa mente, del giudizio che mettiamo all'evento. E quindi, siccome il karma è relativo a tutte le paure, gli attaccamenti e le resistenze che di vita in vita ci portiamo avanti, ci portiamo dietro, affinché tu possa scioglierle con gli eventi che ti accadono, devi entrare nell'ottica del piacere, devi entrare nell'ottica del divino, devi entrare nell'ottica che ciò che ti accade ha a che fare con il divino e vuole che tu diventi il suo potente alleato, cioè il divino diventa il tuo potente alleato. Quindi se viviamo ciò che ci accade attraverso i filtri della mente, ci ritroviamo o in un karma pesante. Se invece è negativo, se invece viviamo con quest'ottica e questa consapevolezza, allora tu sciogli il karma, perché il karma ha a che fare con come ti approcci a questi eventi. Quanto è difficile approcciarsi a questi eventi con apertura. Ecco, quanto più il karma è più pesante, quanto più è difficile che tu approcci con apertura agli eventi. Più approcci con chiusura, più il karma è pesante. Più approcci con apertura, più il karma si alleggerisce. D'accordo? Ok, quindi il mantra Indra Ya Nama, Indra Ya Nama, Indra Ya Nama ti permette di vivere un'esperienza, tutto quello che ti accade come un'esperienza magica, dove non sei più vittima di quello che ti accade, ma da quell'esperienza ne trai arricchimento, gioia, piacere ed elevazione. E io lo pronuncio, poi i mantra si possono pronunciare insieme, Cioè, come vi dico sempre, approcciate a tutto con Emao meraviglia, tamponamento, Emao meraviglia, Emao meraviglia, Emao meraviglia, Uketamo, Uketamo. Io includo, come vi ho detto nella prima parte di questo video, no? Io includo e poi vai ancora più profondità e dici Indra, Ya, Nama, Indra, Ya, Nama, Indra, Ya, Nama. Vi succedono cose pazzesche. Cose pazzesche, ok? Ora, l'altro mantra è Bole bole tum tum, 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 bole bole tum tum. Fatelo come volete, questo è il mantra che mi fa impazzire. Io lo faccio quando faccio le torte, quando mi ispira, no? Perché essendo i mantra, veicolando i mantra delle informazioni inconoscibili alla mente razionale, risvegliano in noi dei poteri antichissimi, che noi facciamo cose che non sappiamo nemmeno perché stiamo facendo, ma sono bellissime. Quindi bole bole tum tum, bole bole tum tum. Allora questo è il mantra che nello yoga sciamanico noi usiamo per ballare con le nostre emozioni. Io faccio dei riti bellissimi in cui
Utilizzo questo mantra per ballare con la mia tristezza, ballo con la mia inquietudine, ballo soprattutto con il mio ballerino preferito che è la mia rabbia, il fuoco, ballo, mi metto anche delle musiche apposta bellissime e questo è il mantra proprio che ti invita a ballare con le tue emozioni. Perché? Perché il piacere è sorridere alle tue emozioni. Arriva la tristezza, fai una cosa che la mente razionale non si aspetta. Balla con la dea della tristezza. Arriva la rabbia, fai una cosa che la mente razionale non si aspetterebbe mai. Balla. Bole bole tum tum, bole bole tum tum, bole bole tum tum, bole bole tum tum. E inizi a ballare, cioè io sto dicendo adesso, c'ho i brividi, ogni volta che lo faccio ti arrivano i brividi, perché che significa? Perché il corpo sta godendo, sta nel piacere e quell'emozione sta andando ad essere la tua più potente alleata, ok? È bellissimo perché le tue emozioni, tu non sei solo, tutte le emozioni che ti arrivano sono spiriti, sono compagni di viaggio, le tue emozioni sono inviate dai tuoi antenati, dalla natura, dagli alberi e non esiste qualcosa come un'emozione negativa o positiva, sono tutti spiriti in festa che ci invitano alla danza, quindi medita ballando, muoviti inizialmente lentamente e canta il mantra dandogli tutta l'intonazione che preferisci, ok? Io inizio senza musica, poi mi metto la musica, poi inizio a ballare, è bellissimo. Questa è meditazione. Abbiamo noi occidentali una scorretta visione della meditazione. Questa è meditazione ballando, ma come anche il mantra dum dum rai ai dum dum, il tuo corpo sentirà quando lo vuole dire o quando vuole utilizzare un altro mantra piuttosto che quello. Mi spiego, perché attiva in te dei poteri che tu non sai coscientemente di avere razionalmente, perché accedi alla cascia. E mica pizza e fighi, accedi alla cascia, mi spiego? Quindi bole bole tum tum, bole bole tum tum, bole bole tum tum, ok? E vedrai che non potrai farne più a meno, è meraviglioso, meraviglioso. Ora andiamo sull'altro mantra che vi ho già menzionato nel video dove vi parlo dello yoga sciamanico sul come accedere alla conoscenza dell'attimo presente. Conoscenza dell'attimo presente significa stare nell'azione, stare nel corpo, e il corpo vuole stare nell'azione, non vuole stare nell'inazione. Quindi il mantra di cui vi sto parlando è Shrim Paramesvari Svaha, Shrim Paramesvari Svaha, ed è il mantra da fare. Io lo faccio, come vi ho spiegato bene in quel video, vi faccio vedere anche come lo faccio, facendo 3 giri intorno al corpo. E solitamente lo faccio in senso orario, però vedete come vi viene meglio, il corpo che vi detta come volete girare, se a destra o a sinistra. Quindi faccio 3 giri su me stessa ad occhi aperti molto lentamente, pronunciando il mantra Shrim Paramesvari Svaha, Shrim Paramesvari Svaha, girando su me stessa. Alla fine di questo mantra metto le mani giunte in preghiera, con gli occhi chiusi questa volta, sparo le palpebre, sparo le orbite degli occhi verso il cielo, verso il terzo occhio, e sento le vertigini scivolarmi addosso, perché ti verranno le vertigini, ma la dolce vertigine è bellissima perché ti porta nello stato ampliato di coscienza, della conoscenza dell'attimo presente. Quindi sento le vertigini scivolarmi addosso, le sento scendere nella terra e sento tutto l'entusiasmo, la gioia di stare nell'attimo presente. E dico:
prendo ferma risoluzione di stare nell'azione. Questa giornata prendo ferma risoluzione di stare nell'azione, perché, come vi ho spiegato, ripeto, in quel video vi rimando a quello per farvi una maggiore delucidazione su questo mantra. Stare nella conoscenza dell'attimo presente non produce karma, non alimenta karma. Cosa vuol dire? Che anziché pensare, riflettere, sovranalizzare una cosa che devi fare, anziché sovranalizzare, riflettere e pensare, se tu sovranalizzi, pensi e rifletti, quella cosa non la fai più. E che cosa è successo? Hai accumulato karma. Perché il karma è l'insieme delle paure, delle resistenze, degli attaccamenti che noi abbiamo che impediscono l'azione. E quindi tu con questo mantra stai nell'azione, cioè nella conoscenza dell'attimo presente, laddove non pensi, non analizzi, altrimenti, come direbbero i samurai, sei già morto. Se il samurai deve pensare prima di sferrare un attacco è già morto, ma questo ve lo spiego bene, ripeto, in quel video. Quindi per stare nella conoscenza dell'attimo presente che non produce karma e quindi tu sai che stai andando incontro alla missione, stai nel piacere quel giorno, Shrim Paramesvari Svaha, ok? Bene. Adesso vi dico un'altra formula psichica, quindi questa è una formula magica bellissima, bellissima, che io amo profondamente, che è la seguente. Sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. Allora, come ci insegnano nello yoga sciamanico, la prima legge dello yoga sciamanico, chiamata yasa, è questa. La suprema condotta è l'assenza di sforzo. Bene. Dobbiamo essere fluidi, come l'acqua, come un fiore. Non fa fatica ad essere un fiore, o una quercia non fa fatica a essere una quercia. E dobbiamo essere naturalmente chi siamo destinati a essere. E allora la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Tutto arriva senza sforzo, ci vuole impegno, ma devi seguire la tua creatività. Il tuo talento e creatività. Ognuno di noi è un essere unico e irripetibile, schiacciato da una morale corrotta di condizionamenti che non ti fa vedere quali sono i tuoi talenti e le tue capacità. Allora i mantra veicolano l'informazione dell'apertura della tua creatività, come le formule psichiche in questo caso, affinché tu possa condurre una vita piena e appagante senza sforzo, ma impegnandoti con delizia e passione e amore in tutto ciò che ti viene naturalmente felice fare. Allora la formula psichica sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere è il mantra che ti permette di realizzare qualunque cosa con piena creatività. Devi sapere che sono i tuoi antenati, i tuoi avi, che hanno forgiato le tue doti. I tuoi avi e i tuoi antenati hanno lavorato per te. La loro anima, il loro spirito ha forgiato il tuo essere. E allora quando diciamo le ali della perfetta creatività, te l'hanno data i tuoi antenati. Devi solo essere consapevole di avercele. E quando diciamo coltivo il gioco del puro piacere, è perché i tuoi antenati ti hanno dato la forza del piacere, ti danno la forza del piacere, e attraverso il piacere che tu puoi accendere il fuoco della creatività che ti aiuta a realizzare i tuoi obiettivi. Ecco, con questa formula tu stai evocando la forza della stirpe. E allora prova piacere a lasciarti andare operando senza sforzo, con il coraggio e la consapevolezza di essere protetta. I tuoi avi, ripeto, hanno agito pensando a te. Per questo hai grandi guerrieri e protettori che fanno il tifo per te e hanno la capacità di aiutarti a fare ciò che devi compiere. Quindi lasciati andare confidando nella forza dei tuoi antenati. Aprendo le ali, lasciati sostenere dal vento. Quel vento che ti sostiene quando voli è il vento dei tuoi antenati,
che sono spiriti, sono venti. Apri le ali della creatività e ti affidi al vento dei tuoi antenati che ti sostengono. Per esempio, io lo faccio sempre, anche quando devo fare qualcosa di creativo o la mia mente inizia subito ad attaccarsi a qualche cosa, no, questo è stato già fatto, quello l'hanno già fatto, quello così, no, devi sforzarti, e inizio a sentire frustrazione. E allora pronuncio il mantra: sulle ali della perfetta creatività coltivo il gioco del puro piacere. Se per esempio, come faccio? Penso a un cantante, nel mio caso, penso a un cantante. Come faccio a fare un video musicale o una canzone bella e utile dopo che tutto è già stato fatto, visto e sentito? Oppure come faccio a fare una creazione, come faccio a scrivere un libro che tutto è già stato fatto e sentito, un libro utile, un libro bello? Oppure come faccio a creare un tavolino? Penso a chi può scolpire il legno, può scolpisce la pietra o la creta. Come faccio a creare un'opera bella e utile se tutto è già stato fatto? Niente paura, ci sono i tuoi avi. Allora apri le ali, ti affidi ai venti della creatività, che sono i venti dei tuoi antenati che ti sostengono, e ti concentri solo e soltanto sul piacere di fare quella canzone. Ti concentri solo sul piacere di fare quel tavolino, ti concentri solo sul piacere di fare quel video musicale, ti concentri solo sul piacere di fare quel progetto, ti concentri solo sul piacere di farlo, nient'altro, il resto ci pensano i tuoi antenati. Perché? Se invece ti sforzi, non ce la farai mai. Allora mi concentro soltanto sul piacere di fare quella canzone, soltanto sul piacere di fare quel video, soltanto sul piacere di fare quel progetto, nient'altro, al resto ci pensano loro. Questa è una delle formule magiche tra le più potenti che abbia mai utilizzato. Ok? Tanto poi mi farete sapere, lo so, che sono potentissime. Quindi sì. Allora, un altro mantra magico potentissimo è Eka. 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 Eka è la magia presso gli antichi egizi. Era infatti quello che presso gli antichi egizi Eka era magia, poi presso gli antichi greci diventa Ecate, no? La conoscete tutti, Ecate, la dea della magia, la triplice dea. Era Ecate la mamma di Circe, la grande maga. Allora, Eka vuol dire magia, magia. E quando pronunciare questo mantra, spesso quando sono in contemplazione sto immaginando il mio futuro, come vorrei essere fra 10 anni, quali doti, quali capacità e talenti devo sviluppare per arrivare lì. L'importante è l'immaginazione, ricordatevi, dicevo sempre in me mago agere. In latino lascio agire il mago che è in me, perché c'è il potere dell'immaginazione, un potere stupefacente, tutto è immaginazione, no? Quindi noi creiamo con l'immaginazione, oltre che tutto quello che sappiamo già, ok. Quindi la parola Eka la pronuncio come se fosse una sorta di abracadabra, Eka, magia, Eka, Eka, Eka. E potete utilizzarla anche in questo modo potentissimo quando per esempio guardate un tramonto o un'alba o guardate l'orizzonte. Io ho il mare vicino da me, quindi lo guardo, soprattutto lo faccio al tramonto e guardo l'orizzonte, no? Senza mettere a fuoco. Anche dalla vostra finestra, Selene ci insegna che anche dalla vostra finestra di casa lo potete fare se avete una bella visuale. Ma lo potete fare anche dalla finestra di casa, anche se non avete una visuale come il mare, insomma il bosco va benissimo comunque, no?
Ecco, guardare fuori dalla propria finestra o all'orizzonte, al mare o un paesaggio bellissimo, ok, senza mettere a fuoco, va bene? Quindi vista un po' sgranata, senza mettere a fuoco, guardando fuori, oltre a ciò che vedi, va bene? Vai oltre a ciò che vedi, oltre all'orizzonte, vai oltre a ciò che vedi e immaginati realizzato in tutto ciò che vuoi realizzare, va bene? E ripeti a bassa voce oppure nella tua mente il mantra Eka, Eka, Eka. Stai evocando la magia, d'accordo? Adesso vi parlerò di un'altra formula psichica che utilizzo per consacrare le stanze di casa. Eh sì. Allora, dovete sapere che noi quando attraversiamo le porte di casa non lo attraversiamo solo con il corpo, ma vengono attraversate dal corpo e dall'anima, dalla nostra grande imago, dalla grande immagine dell'anima. Quindi ogni volta che attraversiamo le porte di casa, noi stiamo attraversando un cambiamento interiore. Allora, per finalizzare meglio la nostra quotidianità e la nostra vita, attribuisco a ogni stanza un certo potere. E come faccio? Ve lo dico subito. Per esempio, la camera da letto. Allora, basta farlo una volta, fino a quando non entra e sai che tu, quando entri in quella stanza, ha quella finalità. Inizialmente lo facevo 5-6 volte per 5-6 giorni, fin quando poi non è entrata dentro di me la consapevolezza che quella stanza ha un certo potere. Quindi, mentre oltrepassi la porta della stanza da letto, come pure può essere il salotto, come pure può essere una cucina, va bene? Mentre oltrepassi la porta, anche se se per esempio avete un open space, io ho un open space che divide cucina e salotto, va bene? C'è un arco, va bene? Anche se avete un open space, fate per esempio sull'arco fatelo come se fosse una porta, va bene? Stiamo oltrepassando una porta, anche se non c'è una porta, c'è solo un arco, ok? Quindi, mentre partiamo dalla camera da letto, apro la porta della camera da letto e dico: in questa stanza dimoro al fine di avere ristoro, rinnovamento e pace. In questa stanza dimoro al fine di avere rinnovamento, riposo e pace. Potete scegliere che cosa dare voi a ogni stanza, mi spiego. La camera da letto si suppone debba dare riposo, rinnovamento, quello che vi viene meglio in quella stanza, va bene? Quindi faccio questo in camera da letto, in questa stanza dimoro al fine di avere riposo, rinnovamento e pace. Poi, come ben sapete, vi ho fatto la pratica nello yoga sciamanico della porta luminosa tra conscio e inconscio, anche spruzzo le essenze per connettermi con il mio amante mistico e poi chiedo anche agli spiriti della stanza il supporto nell'entrata notturna, mi spiego a livello proprio sensoriale, e quindi benedico anche gli spiriti della stanza con il mantra che vi ho raccontato prima, Sabbe Satta Sukhi Hontu, e quindi che tutti gli esseri possano essere felici, riferito anche agli spiriti della stanza. Poi per esempio laddove creo le mie creazioni, i miei video, dove anche suono, dove canto, ecco, ho pronunciato questa, sempre la stessa, con un'altra intenzione. In questa stanza dimoro al fine di avere creatività, bellezza e sviluppo. Creatività, bellezza e sviluppo. Ma potete mettere tutto quello che volete. In cucina, per esempio, in questa stanza dimoro al fine di, e dite voi quello che volete avere da quella stanza in cucina. Mi spiego? Mettete le mani giunte in preghiera e dite questo: in questa stanza dimoro al fine di.
e vedrete che quella stanza avrà il ruolo che voi gli avete dato, il potere che gli avete dato. Va bene? Va bene? È bellissima questa pratica, stupenda. E adesso vi dico per questa sessione l'ultimo mantra che pronuncio e poi concludiamo qui con questo video. È il mantra Ling Ling Ling. Ling ling ling, ling ling ling, ling ling ling, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Perché? Quando tu vuoi conseguire i tuoi obiettivi, devi conoscere i tuoi difetti, perché devi avere fede nei tuoi difetti. Perché se hai fede nei tuoi difetti, loro saranno i tuoi potenti alleati. E li userai come scudi, perché è la tua mente che ti gioca i tranelli colpendoti su quello che tu reputi tuoi difetti. E quindi con il mantra Ling 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 ho fede in te, Ling 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 ho fede in te, Ling 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 ho fede in te, i tuoi difetti diventano i tuoi potenti alleati. Allora, immaginatevi, mentre dite Ling Ling, come la pioggia che cade sul tuo corpo, che fa ling, ling, le gocce di pioggia che cadono sul tuo corpo fanno ling, 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 ling. Quindi immaginatevi in posizione meditativa, basta un minuto, mentre dici a occhi chiusi ling, ling, immagina la pioggia che cade sul tuo corpo. Quindi quando arriva la pioggia sulla pelle fa ling. Quando a un certo punto arriverà un tuo difetto e devi dire al difetto ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Poi arriva un altro tuo difetto e tu dici ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Quando trasformi i tuoi difetti in scudo, il tuo nemico, che è la mente, che crederà di attaccarti usando i tuoi difetti, che sono i tuoi punti più deboli, tu l'avrai già vinto. Ok? Questa è una pratica bellissima, potentissima, potentissima, potentissima. E sono tutte pratiche che vi permettono di entrare nello stato di sogno, della consapevolezza dello stato di sogno, che tutto può cambiare. E quindi quando ci approcciamo, come avete visto nello yoga sciamanico, noi impariamo ad allearci a ciò che giudichiamo negativamente, ad allearci al nostro nemico, ad allearci a quello che possiamo vedere negativamente. Ed è come se il cuore si aprisse ogni giorno di più. Ecco, questa è la strada poetica della psicologia immaginale e dello yoga sciamanico. Questa è la strada spirituale. Quindi qualsiasi siano le vostre vicende con i vostri avi, con i vostri genitori, ecco, dovete interfacciarvi sempre con il cuore aperto, perché spendiamo più energia a rifiutare il nostro destino, a rifiutare il karma, riperpetuando sempre la stessa solfa, insomma. E quindi il divino ti dice accettami, 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 includimi. Quindi liberate ogni cosa che vivete dal giudizio mentale. Questo significa avere il cuore puro. E io penso spesso, no, alla natura, quando guardo i miei alberelli fuori o le mie piantine fuori, no? E allora guardo e dico, ma guarda tu, loro sono lì, sia che c'è il sole, o c'è la tempesta, o c'è la bufera, sono lì, accolgono tutto. L'albero è lì che accoglie tutto. Quindi senza discriminazione di giusto o sbagliato, accogliere ciò che vi arriva, le emozioni, come la presenza di un Dio in te, come la presenza di pura energia. Ecco,
utilizzando i mantra. Questo ti permette di avere una vita strepitosa, la gioia pura, perché questa è la tua meta. E quindi qualsiasi siano le emozioni, qualsiasi siano... Voi pensate all'albero, agli alberi, sono lì, sia che c'è il sole, sia che ci sia bufera, tempesta. Quindi qual è la vostra emozione? La mancanza, il disprezzo, la rabbia, l'impotenza, l'ingiustizia? Ecco, devi dire, so che questo Dio è con me. E allora, solo in quel modo, permetti che la tua emozione nutra la tua anima. Perché l'anima si nutre di pathos. La creazione dell'anima è mitopoiesi, si chiama. Si nutre di poesia, di emozioni, di pathos. E quindi l'anima ha necessità di nutrirsi come noi ci nutriamo di alimenti, di acqua, di nutrirsi di emozioni. E quando queste emozioni quando l'anima sarà ben nutrita da un certo tipo di emozioni, allora non proietterà più un certo mito, ma muoverà verso altre immagini, verso altre emozioni. Allora questa forma di accoglienza, la pratica meditativa con i mantra, che come avete visto la meditazione, di cui noi abbiamo una brutta nomea, diciamo, della meditazione, è tutt'altro. La meditazione è attenzione cosciente all'esperienza della vita come un'esperienza profondamente spirituale. E siccome l'esperienza dello spirito è volta alla gioia, perché questa è la tua meta, ciò che impedisce la gioia sono proprio i condizionamenti, le paure, gli attaccamenti che abbiamo. E questo è un sentiero magico, il solo sentiero che vale la pena vivere, perché ti conduce alla libertà. Ed è questo ciò che l'uomo da vita in vita, di vita in vita, sta cercando. Quindi le formule psichiche, i mantra, tutto il nostro percorso, la consapevolezza spirituale è la sola nostra meta. Quindi, detto questo, ragazze mie, ragazzi, anche per oggi concludiamo qui. Io vi ringrazio dal profondo della mia anima. Stiamo facendo un lavoro grandioso, sappiatelo, grandioso. E concludo qui per oggi. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua.